Il santuario di Collevalenza e l'acqua miracolosa di Madre Speranza. Immerso nelle dolci colline dell'Umbria, in Italia, il santuario di Collevalenza è uno dei luoghi di pellegrinaggio più suggestivi e spiritualmente intensi. Questo luogo è strettamente legato alla figura della Beata Madre Speranza, nata Maria Josefa Lama Valera, una religiosa spagnola che ha dedicato la sua vita alla diffusione dell'amore misericordioso di Dio. Madre Speranza fondò qui la congregazione delle Ancelle dell'Amore Misericordioso, testimoniando con la sua vita e le sue opere l'infinita bontà divina. La storia del santuario e quella di Madre Speranza sono indissolubilmente intrecciate. Fu proprio attraverso di lei che questo luogo divenne un centro di fede e speranza, reso ancora più famoso dall'acqua miracolosa che sgorga nelle sue strutture, simbolo di purificazione, guarigione e misericordia per tutti i pellegrini che vi accorrono. Madre Speranza nacque nel 1893 a Sant'Omera, nella regione di Murcia, in Spagna, all'interno di una famiglia povera. Nel 1930 fondò a Madrid la congregazione delle Ancelle dell'Amore Misericordioso e, successivamente, negli anni 50, istituì anche il ramo maschile, i Figli dell'Amore Misericordioso. Nel maggio del 1936, Madre Speranza arrivò in Italia e si stabilì a Roma. In quel periodo si verificarono diversi episodi straordinari legati alla sua presenza. Uno dei più noti racconta di circa 500 persone che riuscirono a sfamarsi, nonostante ci fosse pochissimo cibo a disposizione. I presenti, alcuni ancora in vita fino a tempi recenti, testimoniarono che, pur continuando a servire la minestra, il livello nelle pentole non diminuiva mai. Fu proprio in quegli anni che Gesù le affidò una richiesta precisa: costruire un santuario dedicato all'amore misericordioso. Madre Speranza riconobbe in questo incarico la missione principale della sua vita, il compimento definitivo della sua opera. Animata dal desiderio di realizzarlo senza indugi, il 18 agosto 1951 si recò nel luogo che il Signore le aveva indicato, appunto Collevalenza. Lo scopo era quello di far conoscere a tutti che Dio è un Padre che ama, perdona, dimentica e non tiene conto dei peccati dei suoi figli quando li vede pentiti. Per accompagnare questo progetto, Madre Speranza compose una preghiera in cui chiedeva: «Fa, Gesù mio, che da ogni parte del mondo le persone vengano a questo santuario, non solo per ottenere la guarigione dalle malattie più gravi e dolorose, ma soprattutto per ritrovare la salute dell'anima. Fa, Gesù mio, che tutti possano riconoscerti non come un giudice severo, ma come un Padre pieno di amore e misericordia, che dimentica e perdona le fragilità dei suoi figli». Il pozzo, situato sul lato destro della Basilica dell'Amore Misericordioso, ha una storia speciale, legata a una particolare ispirazione divina. Madre Speranza desiderava ardentemente che fosse realizzato, ma non per iniziativa personale. Fu una chiara chiamata soprannaturale a spingerla. La perforazione del pozzo ebbe inizio nel 1960, affrontando diverse difficoltà, anche di natura spirituale. Dopo molte difficoltà, si trovò la prima falda acquifera a 92 metri, seguita da altre a 114, 120 e 122 metri. L'edificio che ospita le vasche per l'immersione dei malati fa parte dello stesso progetto divino. Madre Speranza, parlando di questo segno voluto da Dio, disse che attraverso quest'acqua si sarebbero realizzati prodigi, ossia guarigioni da malattie gravi e anche incurabili. Tra le patologie che la scienza non riusciva a curare, la Beata citò in particolare la paralisi, il cancro e la leucemia. L'acqua del santuario, perciò, va considerata come un vero e proprio strumento della grazia e della misericordia di Dio. La funzione particolare dell'acqua del santuario è profondamente legata al messaggio spirituale che vi è proclamato. Il Signore desidera guarirci anche dalle malattie incurabili per farci comprendere che la sua misericordia può liberare l'anima da ogni infermità. Questa guarigione riguarda anche il peccato veniale abituale, che è paragonato a una paralisi che ci impedisce di camminare sulla via del bene, e il peccato mortale, che come un cancro corrode e distrugge il nostro spirito. I miracoli legati al santuario di Collevalenza sono numerosi e hanno avuto inizio fin dai primi giorni della sua costruzione. Molti di questi sono stati testimoniati da Pietro Jacopini, che visse a stretto contatto della suora per più di 35 anni e che scrisse anche un libro. Madre Speranza stessa diceva che quel santuario le era stato ordinato direttamente da Gesù, e pertanto sarebbe stato lui a prendersene cura.
E così davvero accadde. Uno di questi miracoli ha dell'incredibile. Eppure è successo veramente. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto. La costruzione di un santuario così grande richiese ingenti somme di denaro, una risorsa che Madre Speranza non possedeva, essendo una semplice suora al servizio di Dio. Pur facendo tutto ciò che Gesù le aveva chiesto, si trovò a dover affrontare costi che il convento non poteva sostenere da solo. Un giorno, infatti, il responsabile dei lavori chiese urgentemente il pagamento per i suoi operai, minacciando di non poter proseguire se non fosse stato saldato. Madre Speranza, come al solito, si mise in ginocchio e pregò con devozione il Padre Celeste, chiamandolo affettuosamente figliolo mio, chiedendo il suo aiuto. Sapeva di aver compiuto la sua volontà e che ora sarebbe stato lui a provvedere, poiché le suore avevano già fatto tutto il possibile. Ed ecco che accadde il miracolo. Dall'alto caddero pacchetti di soldi, che Madre Speranza raccolse con gratitudine, mettendoli nel suo grembiule. Quando chiamò il responsabile dei lavori, Pietro, lui rimase sbalordito nel vedere tutto quel denaro. Dopo averne ascoltato la testimonianza, anche lui rimase incredulo, ma si fece carico di contare la somma. Quindi, Pietro e un altro collaboratore rimasero a contare il denaro tutta la notte e quando finirono, si scoprì che era esattamente la cifra prestabilita per il pagamento dei lavori. Un episodio simile accadde durante la realizzazione della Via Crucis del santuario. Su indicazione del Signore, Madre Speranza ordinò di costruirla seguendo il percorso che Gesù stesso le aveva mostrato, apparendo insieme a lei e camminando lungo la strada che sarebbe diventata la Via Crucis. Quando i lavori furono completati, lo scultore incaricato, proveniente dal Vaticano, chiese il pagamento, minacciando denunce se non avesse ricevuto i soldi, essendo in difficoltà economiche. Madre Speranza si trovò ancora una volta a dover affrontare una spesa impossibile: 40 milioni di vecchie lire. Presa dalla disperazione, pregò e pianse lungo la Via Crucis, e ancora una volta Gesù intervenne, facendo cadere i soldi dal cielo. A testimoniare l'incredibile miracolo fu Ennio, un altro collaboratore, che rimase sbalordito e incredulo. Proprio in quel periodo, Ennio stava attraversando una crisi e aveva deciso di lasciare il santuario, ma dopo aver assistito al miracolo, cambiò idea e decise di restare. La sera stessa, i soldi vennero contati e risultarono esattamente i 40 milioni di lire necessari per il pagamento. In questo luogo santo, il santuario dell'amore misericordioso di Collevalenza, continuano a verificarsi numerosi miracoli, come quello di un bambino gravemente malato che non riusciva più a nutrirsi e che, grazie alla preghiera e all'acqua del santuario, è tornato alla vita, o quello di un motociclista vittima di un gravissimo incidente, che si risvegliò dal coma dopo che sua madre si era recata a pregare proprio qui. Tutto questo non stupisce se pensiamo alla vita straordinaria di Madre Speranza, una donna che parlava quotidianamente con Gesù durante profonde estasi mistiche, che ricevette il dono della bilocazione e che portò le stimmate visibili dal 1928 al 1932. Su sua richiesta a Gesù, dal 1932 fino alla morte le stimmate diventarono invisibili, ma continuarono ad accompagnarla come segno della sua unione con la passione di Cristo. Madre Speranza si spense in santità l'8 febbraio 1983. È stata dichiarata beata il 31 maggio 2014 e il suo corpo riposa nella cripta del santuario, dove ancora oggi è meta di pellegrinaggio e di profonda devozione. Anche San Giovanni Paolo II riconobbe il valore di questa grande opera. Nel novembre 1981 si recò in visita al santuario e l'anno successivo il santuario venne elevato a Basilica Minore. Durante un'udienza a Roma, il Papa si rivolse così a Madre Speranza e alle sue ancelle dell'amore misericordioso. Il mondo è assetato, anche senza saperlo, della misericordia divina. E in questo mondo voi siete chiamati a porgere quest'acqua prodigiosa e risanatrice dell'anima e del corpo. Ancora oggi, Collevalenza resta un faro di speranza, di fede e di amore per tutti coloro che cercano conforto, guarigione e la misericordia infinita di Dio.